quando si sapeva che si saltava Gheddafi, saltava tutto lì. Oggi sappiamo tutti perché Gheddafi è stato ucciso, solo perché voleva aiutare l'Africa a uscire dal Fondo Monetario Internazionale. È sotto i nostri occhi quello che sta succedendo in Ecuador, perché hanno consegnato Assange al governo inglese, i 4 miliardi e mezzo dato all'attuale presidente Dal Fondo Monetario ecuadoriano, Internazionale. tutta la politica d'austerità che lui sta mettendo in moto già da molto tempo, di cui non se ne parlava. Poi c'è stata quella ciliegina sulla nafta che ha fatto alzare tutto il popolo ecuadoriano e abbiamo visto i massacri che ci sono stati. Chissà come andrà a finire. Gheddafi era la garanzia della stabilità in questa zona. Non è che dico che Gheddafi era un angelo, però nessuno può negare che il popolo libico aveva un livello di vita che tutti i paesi arabi invidiavano. Gheddafi, sapendo che l'unico modo di aiutare il popolo africano era creare una moneta africana, si è messo in moto, ha messo sulla tavola il doppio dei fondi che aveva il Fondo Monetario Internazionale per creare il Fondo Monetario Africano, per creare una moneta africana basata sull'oro. Stava tentando di fare delle cose che avrebbe destabilizzato tutto. Quindi Tutto l'equilibrio che c'era tra l'Occidente e lo hanno sfruttamento deciso dell'Africa, di certo. assassinarlo per questo, è semplice. Tutti cercano di occupare il territorio africano perché sanno che è il serbatoio delle materie prime e delle materie strategiche. Se un solo giorno gli africani bloccano la partenza delle ricchezze africane, l'economia del mondo trema. Questa è la verità. Le fabbriche si fermano, viene tutto da lì. Nel frattempo il popolo africano scappa dalla sua terra per falso terrorismo, per guerre pilotate, perché tutte le guerre che fanno in Africa al nome della democrazia e dei diritti umani sono solo manipolazioni. La democrazia delle bombe, si porta la democrazia con le bombe, si lascia dittatori al potere. Attualmente, non potendo più fare nulla, stanno spingendo i dittatori africani a cambiare la Costituzione per rimanere al potere. In Guinea, da ieri a oggi, ci sono 5 morti. La popolazione è ancora per strada. La situazione del Mali, del Kidal, basta andare in rete e vedete tutto quello che sta succedendo. In Camerun stanno cercando di creare una secessione. Ti do il caso del Ghana, che non fa parte del Francosefa, che è un'ex colonia inglese. Quando il Ghana ha rifiutato l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, perché loro te lo impongono, subito è nata una secessione in Ghana. Qualche settimana fa c'è stato un tentativo di colpo di Stato. Questo è il sistema. Però non se ne sa niente qua in No, Italia. nessuno ne parla. Il sistema mediatico è completamente Nessuno ne parla. muto. È tutto. Del Francosefa hanno tentato di negare Ma l'evidenza. possiamo dire anche in tutta l'informazione, perché poi a parte su MePiù e su pochissimi canali sul web non se ne parla proprio di No. Africa. C'è censura totale. C'è una censura totale. Dopo l'ultimo viaggio di Macron e le dichiarazioni che stanno facendo i politici italiani, io mi sono detto qui bisogna muoversi perché stanno cercando di camuffare tutto. Vedete come queste persone si contraddicono tra loro stessi. Qualche mese fa il governo italiano, nella persona del ministro Di Maio, ha avuto il coraggio di tirare fuori delle parole che hanno risuonato nell'Africa profonda. Oggi non dice più niente, anzi parlano di cooperazione, di accordi con paesi come il Senegal, dove l'attuale dittatore del Senegal, con tutti gli scandali che sono usciti sulla BBC, tangente riguardo al petrolio, tutte le ruberie che fanno, arresta chiunque parla. Ogni giorno viene arrestato qualcuno. Altri sono assassinati. Andate a vedere le galere in Africa, è pieno di prigionieri per delitti d'opinione. La Libia è no man's land, dove ogni gruppo ha un pezzo di territorio. Questo governo fantoscio che cercano di fare passare per il nuovo governo libico. Vediamo le attualità sono sotto gli occhi di tutti. Quindi parlare di hotspot in Libia è un bluff. La verità è che
vogliono deportare la gioventù africana. È tutto qui. Vogliono l'Africa senza gli africani. Poi siamo un po' realisti, guardiamoci intorno. Quando viaggi per l'Italia, per l'Europa, vedi in che condizioni vivono gli africani. Nessuno li aiuta, nessuno. Sono buttati dietro le stazioni a dormire in condizioni, a vivere in condizioni disumane. Poi fingono di voler aiutare gente in mare, per poi dopo lasciarli per le strade, metterli in condizione di lavorare come schiavi. Ma lo sai una cosa, nei tempi della schiavitù non conveniva ai padroni di lasciare nascere altri bambini schiavi e loro ti sfruttavano fino alla morte perché il mercato era aperto, c'erano sempre nuovi schiavi in arrivo, quindi quello muore, ne compro uno a basso prezzo. Nel codice onere francese si poteva cambiare uno schiavo con un pacchetto di sigaro. Sì, oggi si Con fa il la stessa mobile. cosa con i consumatori Oggi è la probabilmente, no? stessa cosa.